Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di illuminazione artificiale. Lo facciamo con una nuova luce a LED COB, una luce decisamente molto professionale e soprattutto molto potente, perché abbiamo 300 watt in questo SD 300B di GUM, una luce della serie Pro di questa azienda. Una luce molto interessante. Ti invito a guardare questo video soprattutto perché sì, stiamo parlando di prodotti professionali, ma sempre quando parliamo di GUM abbiamo anche dei prezzi decisamente molto competitivi. Quindi se sei alla ricerca proprio di luci o di una luce professionale e vuoi anche risparmiare, ti invito proprio a guardare questo video. Dunque ragazzi, allora iniziamo questa nostra chiacchierata. Adesso ti faccio vedere velocemente quello che trovi all'interno proprio della confezione, cioè all'interno di questa bella valigia che hai già in dotazione. Però la cosa molto importante che ti volevo dire subito è che sì, oggi ti faccio vedere il modello SD 300B, vista per Bicolor, 2007, temperatura minima, cioè quella più calda, fino a un massimo di 6500 della serie Pro. Però è disponibile anche il modello da 200 watt, quindi magari 300 watt sono troppi per te, c'è il modello da 200, oppure hai la possibilità di acquistare il modello da 400 o da 500, o addirittura, se sei decisamente super esigente, i 650 watt. Cosa molto importante, abbiamo, dal momento che stiamo parlando della serie Pro, anche un'entrata uscita DMX, quindi ti puoi collegare a un mix. Lo dico proprio per i professionisti, quindi sappi che hai la possibilità proprio di crearti il tuo bel set e controllare tutto tramite una console. Quindi detto questo, vediamo subito cosa trovo in dotazione e dopo ovviamente andiamo a vedere le caratteristiche più importanti. Allora, l'illuminatore con la sua bella staffa, cioè questo bracket che ti consente innanzitutto di collegarlo allo stativo. Mi raccomando, lo stativo deve essere bello robusto perché lui pesa 2,7 kg, poi calcola anche il peso dell'Octaboss, cioè del modificatore, che potrebbe essere da 60, da 80 o addirittura da 150, perché no? Quindi mi raccomando, lui deve essere robusto. E questo bracket ti consente proprio anche di modificare l'illuminazione di quasi 180 gradi. Non poteva mancare in dotazione la classica parabola, il riflettore. Cosa molto importante, non abbiamo un attacco proprietario, abbiamo l'attacco Bowers Mount. E per terminare, in dotazione non poteva ovviamente mancare la cosa importante per farlo funzionare, cioè l'alimentatore di rete, cioè il trasformatore. Hai anche una prolunga di circa 3 metri e questo trasformatore, che puoi anche collegare allo stativo con il supporto che ti danno in dotazione, ha una particolarità: non i 300 watt di uscita massima, perché ovviamente questo è lo scorrimento massimo che può raggiungere, neppure i 5 ampere, ma bensì i 60 volt che di solito non troviamo sui classici illuminatori. Ok, di solito troviamo tutti alimentatori da 24 volt. Questo ovviamente è un bene, però per tutti coloro che magari volevano o pensavano di utilizzare batterie V-mount, quelle da 14,8, capite bene che non possiamo farlo, anche se loro dicono che potrai utilizzare le batterie V-mount, ma suppongo quelle da 24 volt, e ne devi utilizzare 2 in serie, quindi devi comprare credo un adattatore. E soprattutto io non ho potuto fare delle prove perché ho 2 batterie da 24 volt, ma qui abbiamo un attacco proprietario per quanto riguarda proprio l'alimentazione, quindi non ho potuto fare un test. Ti faccio vedere la parte posteriore, ti faccio vedere anche velocemente il menu, che è decisamente molto semplice, non ci sono grosse difficoltà anche per coloro che sono nuovi per quanto riguarda il mondo della luce artificiale, quando parliamo ovviamente di luci LED. Ok, allora innanzitutto anche la parte posteriore, ribadisco, è costruita bene. Le parti colorate in rosso che vedi anche in questo caso sono in alluminio, quindi top per quanto riguarda la costruzione. Anche questi 2 potenziometri, anche questo di destra e di sinistra, che ti consentono di aumentare, diminuire la temperatura colore o la potenza, sono costruiti in metallo e il feedback è decisamente molto positivo. Abbiamo poi i tastini che ti servono per navigare nel menu e
per vedere il menu hai a disposizione questo display OLED a colori che si vede decisamente molto bene. Abbiamo il tasto di accensione, abbiamo l'entrata e uscita DMX e ovviamente abbiamo l'entrata per lo spinotto, che in questo caso è già collegato, per alimentarlo con l'alimentatore che trovi in dotazione. È un spinotto proprietario, non è il classico spinotto DC, anche perché qui l'assorbimento è decisamente più alto, quindi dobbiamo avere una cosa professionale. E tra l'altro anche questa molletta che ovviamente va a bloccarlo, e quindi sei sicuro che da qui non scappa più. Però come dico, sempre prestate attenzione, perché se avete il cavo che attraversa il vostro studio dovete anche capire che se magari qualcuno inciampa vi tira giù anche la luce, oltre a farsi male chi ovviamente si va a inciampare nel cavo. Ok ragazzi, tasto di accensione, lo andate a ovviamente premere, si accende anche il display e vi appare proprio anche l'ultima versione di firmware. Parliamo anche di potenza ragazzi, parliamo anche di applicazione, però abbassiamo, se no vi acceco. Allora, quando parliamo di potenza, sì, voi associate tutto ai 300 watt, 400, insomma in base alla luce che avete comprato, però dovete guardare i lux soprattutto. Guardare i watt vi aiuta ovviamente a indirizzarvi giustamente sulla strada giusta per ovviamente calcolare un po' la potenza, però controllate sempre i lux, perché non tutte le luci a luce continua, quando parliamo di LED, soprattutto bicolor, sono uguali. Tra l'altro qui abbiamo 14.000 lux alla massima potenza, poco meno, 13.009 se ricordo bene. Abbiamo un'applicazione che ti andrei a scaricare dal tuo store, qui avrai proprio appiccicato questo QR code e l'applicazione funziona decisamente molto bene, si collega in maniera veloce, te lo dico proprio da utilizzatori di telefoni decisamente di scarsa qualità, perché io non ho telefoni importanti, e vedo che funziona decisamente molto bene. Ok, puoi fare le classiche cose, ok, adesso lo mettiamo all'1%, spero di non accecarvi, cambiare la temperatura, utilizzare i preset già prestabiliti che trovi proprio anche utilizzando la plancia comandi che trovi all'interno, spegnere, accendere più luci quando andrai a utilizzare magari più punti luce. Un aspetto sempre importante, almeno per me lo è, la portabilità, anche quando parliamo soprattutto di luci così importanti come potrebbe essere un 300 watt. Qui sappiamo già che abbiamo una luce che può essere decisamente più difficoltosa da portare, però dobbiamo farlo perché abbiamo bisogno di luce. Diciamo che innanzitutto che se sei il classico fotografo che utilizza la propria attrezzatura, il proprio studio, questo che ti vengo a dire è irrilevante, però potresti essere tra quelli che vuole lo stesso avere prodotti compatti e leggeri. Diciamo che questo prodotto che ti ho portato nel video di oggi, sto parlando ovviamente di un prodotto, ripeto, professionale, assorbimento da 300 watt, se tu vai a vedere proprio i competitor che ti propongono il stesso prodotto con le stesse prestazioni, vedrai che quando parliamo di peso e anche di dimensioni le differenze sono minime. 2,7 kg non sono pochi, perché si sentono, te lo posso dire, soprattutto quando fai una recensione, però tutto sommato, se ripeto vai a vedere proprio i competitor, le differenze sono minime, da non confondere con altri illuminatori economici che non hanno nulla a che fare con questo prodotto. Ok, qui stiamo parlando di prodotti professionali, CRI 97, TLC 97, questo è sempre bene ricordarlo. Come è bene ricordare come è costruito questo prodotto, perché alcuni di voi potrebbero pensare che è costruito decisamente con materiali scadenti, anzi tutt'altro, è costruito decisamente molto bene. Le parti in rosso che vedi sono tutte in metallo, penso sia alluminio, anche la parte posteriore dove ci sono tutti praticamente i comandi, tutte le manopole, hai una plancia in metallo, anche la parte sottostante dove vedi questa griglia è in metallo. Le uniche parti in plastica praticamente è questa sagoma nera che vedi, dove c'è anche la maniglia che ti serve per inclinarlo, che è in plastica, però è una plastica di qualità. Il bracket invece è di metallo. La parte anteriore dove va agganciato ovviamente il modificatore è in plastica, ricordo che è Bowers Mount. Qui abbiamo praticamente il LED cob che ha questa parte in metallo che funge anche da dissipatore. Il dissipatore ovviamente è quello principale e all'interno proprio di questa carcassa dove abbiamo anche una ventola che serve proprio per far circolare l'aria e raffreddare bene il dissipatore. Una volta che avrai acceso le sedie
300. Innanzitutto ti volevo far vedere anche il logo che è illuminato nel momento che è acceso, una cosa molto particolare e carina. Nel display avrai 3 icone: CCT, Source e effetti. Per scegliere, cioè spostarti tra queste 3 icone, lo farai proprio con il dimmer di sinistra, vai a ruotare. Partiamo proprio da CCT, quindi ci portiamo qui e confermiamo pigiando proprio il dimmer di sinistra. Come vedi nel display hai la temperatura a colore che stai utilizzando e la quantità di luce che stai utilizzando, in questo caso è 0. Allora, per modificare la temperatura hai il dimmer di destra, alzi girando in senso orario, in senso antiorario vai ad abbassarlo, ok? Sei molto preciso perché hai degli scatti di 50 Kelvin, quindi sei molto più preciso rispetto a altri illuminatori. Come sei molto più preciso quando devi aumentare o diminuire la potenza, che lo farei proprio con il dimmer di sinistra, quindi non è il classico scatto del 10%, ma bensì del 0,1%, e questa è una cosa che è decisamente molto utile, ok ragazzi? Poi torniamo al menu principale e ci spostiamo in modalità Source, quindi entriamo e qui vedrai praticamente delle icone che praticamente sono dei preset che ti permettono di utilizzare praticamente una temperatura colore già preimpostata proprio in questi preset, praticamente come quando vai a utilizzare il bilanciamento del bianco della tua macchina fotografica, quando metti flash o modalità tungsteno. Ecco, quindi hai molti di più, e anche in questo caso basta ovviamente sceglierlo con il dimmer e poi puoi anche cambiare la potenza sempre con il dimmer, ok? Quindi una cosa che potrebbe essere molto utile. Poi torniamo al menu principale e ti faccio vedere, giustamente anche per chi si occupa di video, non solamente fotografia, che abbiamo anche gli effetti che non potevano mancare. Abbiamo 16 preset per tutti i gusti, che in questo caso potrai modificare non solo la potenza ma anche l'intermittenza in base all'effetto che vai a utilizzare. Tutti questi effetti, come anche tutto quello che ti ho fatto vedere fino adesso, puoi gestirlo tramite l'applicazione che andrai a scaricare nel tuo telefono. Per entrare nel menu principale, che non è il classico menu che magari sei abituato a trovare nel classico illuminatore, perché qui abbiamo molti più settaggi da poter effettuare, proprio perché stiamo parlando di una luce professionale. Secondo pulsante in alto sulla sinistra c'è anche scritto menu, e poi con il dimmer sempre ti muovi e scegli l'icona che vai a modificare. Ci sono tanti parametri che puoi settare, cose che io personalmente non vado a toccare anche perché non mi interessano, come in questo caso la funzione DMX, che è dedicata soprattutto a chi utilizza proprio un mixer. Poi ci sono le curve, poi c'è anche la frequenza, insomma queste cose sono dedicate solamente a chi vuole utilizzare decisamente molto più luci collegate proprio a un mixer. Quello che ti posso dire io, beh, innanzitutto l'applicazione, quindi da questa icona praticamente entri, vai a settare il canale che vai a utilizzare con l'applicazione, deve essere ovviamente uguale, deve combaciare. Poi un aspetto molto importante è la rotazione delle ventole, quindi da qui entri, io lascio sempre in modalità smart, cioè praticamente fa tutto in automatico, in base alla temperatura che raggiunge il LED, cioè man mano che lo vai a utilizzare proprio all'assorbimento che sta ovviamente consumando, quindi scalda di più, la ventola potrebbe girare più velocemente. Comunque fa tutto in automatico, ok? Può essere che a un certo punto, soprattutto se lo vai a utilizzare a potenze decisamente elevate, la ventola comincia a fare un po' di rumore, e se magari lo stai utilizzando per registrare un video dove stai catturando anche l'audio del parlato, potrebbe ovviamente sentire, soprattutto se è molto vicino alla persona che sta parlando, proprio il rumore della ventola. Quindi ti consiglio di passare in modalità silenziosa, che praticamente la rotazione in questo caso sarà decisamente minima, ok, e il rumore praticamente non ci sarà. Però ti devo anche dire che quando utilizzi la funzione silenziosa la potenza è castrata, quindi non riuscirai a utilizzare proprio la massima potenza che può erogare questo illuminatore. E per terminare abbiamo la lingua che ti permette di utilizzare in questo illuminatore, che è tra inglese o cinese, quindi lasciamo inglese. E per ultimo hai la possibilità anche di fare un reset delle impostazioni e di vedere l'ultimo firmware che hai installato.
Dunque ragazzi, allora, fasi conclusive di questo nostro video, rimane solo da discutere per quanto riguarda l'aspetto, sì, quello forse più importante, cioè il prezzo, perché abbiamo parlato tanto bene di questa luce, ma poi il prezzo, Andrea, di quant'è? Alcuni di voi saranno già andati a controllare ovviamente la descrizione del video, dove di solito io lascio tutti i link per poter acquistare proprio il prodotto che ti porto nel canale. Allora, ti posso suggerire l'acquisto del kit che trovi proprio su Amazon, che è di esattamente 469 euro, 470 euro, dove avrai, oltre alla luce che ti ho fatto vedere oggi da 300 watt, anche uno stativo professionale ammortizzato e un octabox da 60 professionale. Ok ragazzi, te lo consiglio questo kit, soprattutto se non hai ancora un modificatore professionale e uno stativo decisamente robusto, perché con 100 euro, credimi, non riesci neppure ad acquistare un modificatore al giorno d'oggi decente, ok? Quindi prendi questa offerta se magari non hai ancora questa attrezzatura. Se sei già ben attrezzato, invece, questo illuminatore costa esattamente 369 euro al momento in cui registro questo video, che è il prezzo che ritengo decisamente valido per le prestazioni che ha, perché, ripeto ancora una volta, se vai a vedere proprio i competitor, abbiamo decisamente prezzi che praticamente sono quasi doppi e anche di più, ok? Valuta te. C'è anche la possibilità di acquistare direttamente dallo store ufficiale di GVM, che ha anche magazzini europei, quindi non avrai dazi doganali, alle volte sono anche incluse le spedizioni gratuite, non sempre, quindi controlla. Quindi io ti saluto, ti ricordo una cosa molto importante, che oggi sì ti ho parlato del modello da 300 watt bicolor, ma c'è anche il modello da 300 watt RGB, quindi anche i colori. Poi, come ti ho detto proprio all'inizio del video, hai la possibilità di acquistare il modello o da 200 watt o anche modelli decisamente più potenti, fino ad arrivare a un massimo di 650 watt, con un prezzo che, se ricordo bene, di 1100 euro, ok? Poi valuta te, perché potresti farti proprio un set di tutto rispetto e decisamente risparmiare tantissimi soldini. Ok ragazzi, chiudo qua il video. Se hai domande, come al solito, rispetto sotto, e se questo video ti ha aiutato magari a chiarirti un po' le idee, magari supporta il canale, basta lasciare un semplice like e un commentino. Ciao e alla prossima.